Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi andremo a vedere insieme un tutorial su come lavorare le basi in ecopelle con l'uncinetto. Molto semplice ma utile per chi come me ama le borse con una base più solida che dà stabilità. Questa tecnica la potrete utilizzare per qualsiasi tipo di base, sia ovale più piccolina e stretta come questa, ma anche per una più rettangolare e ampia come questa qui. Andremo a vedere insieme dove creare i giusti aumenti sul punto giusto in modo che la borsa abbia una bella forma. Come uncinetto per questo giro vi consiglio di utilizzare uno più piccolo perché deve perfettamente entrare nei buchetti e tirarsi il filo dentro, quindi partiremo con uno più piccolo come questo che è un 3.5 per poi magari aumentare nei giri successivi. Gli aumenti, che poi vedremo meglio in seguito, li andremo a fare in questi due buchetti qui, quindi il primo aumento sarà quello parallelo ai nostri piedini, stessa cosa vale per l'altra base, e l'altro aumento subito nel punto successivo a quello dei piedini. Quindi iniziamo, tenendo sempre la base coi piedini rivolti verso di noi, infiliamo l'uncinetto in uno di questi due punti centrali, se avete un centrale, se no sceglietene uno. Infilate l'uncinetto e tirate il filo. Io sto usando una fettuccia di cotone che mi piace di più per queste borse perché dona più stabilità. Prendete il filo e fate una maglia bassa. Tengo la codina di fettuccia dell'inizio dietro in modo che la nascondiamo e facciamo il secondo punto, una maglia bassa nel secondo buchetto. Procedo anche nel terzo punto con una maglia bassa. Nel prossimo buchetto, che nella mia base è esattamente quello che si trova sopra i piedini, procedo a fare il primo aumento. Quindi farò 2 maglie basse nello stesso buchetto. Con un uncinetto così sottile è un po' difficile, però con un po' di pazienza vedrete che ci riuscirete. Proseguo facendo un altro aumento nel buchetto parallelo ai miei piedini, quindi sempre 2 punti bassi nello stesso punto. Adesso continuerò a fare così maglie basse singole fino ad arrivare all'altro piedino, quindi velocizzo un po' il video. We spent years in training, fighting battles uphill. When care is heavy and getting heavy. Una volta arrivati dall'altra parte, eseguo il mio aumento. If you need or want me, I'm never too hard to find. You know the places that I like. E subito dopo faccio l'altro. And we'll go there side by side, you and I, our footsteps in perfect stride. Continuo con maglie basse semplici, singole, per tutto il giro della nostra base. In the calm of twilight,
night's been so long. Ovviamente, come già sapete, ormai avrete già imparato, su questo punto sopra il piedino e in quello parallelo al piedino andremo a fare gli aumenti. When I need or want you, you're never too hard to find. I know the places that you like to hide, and we'll go. Procedo con maglie basse singole e faccio la stessa cosa nell'ultimo piedino che ci rimane, quindi sempre 2 aumenti. Potete mettere il video in pausa e lavorare in tranquillità e ovviamente, se non l'avete già fatto, vi invito a iscrivervi al mio canale per non perdervi altri tutorial come questo. The gardens you water survive, you and I, and the love that you nurture will thrive. Una volta effettuato l'ultimo aumento, finisco tutti i buchetti con dei punti bassi singoli. Perfect stride. We spent years in training. Una volta arrivati alla fine, andiamo a vedere insieme un altro punto molto fondamentale per la riuscita della borsa, ovvero la chiusura del primo giro. Vi farò vedere 2 metodi tra cui scegliere su come chiudere il giro. Il primo metodo, che diciamo è quello un po' più semplice, consiste nel creare una chiusura invisibile. Quindi allunghiamo l'asolina, entriamo con l'uncinetto nel punto successivo, prendiamo l'asolina, ce la tiriamo dentro con l'uncinetto e tenendo fermi con la mano facciamo passare l'uncinetto da davanti, entriamo nell'asolina che abbiamo tenuto fermo con la mano e carichiamo il filo e lo portiamo fuori. Continueremo a lavorare così, quindi con dei punti bassi centrati per tutto il giro, chiudendo a ogni giro con la chiusura invisibile che vi ho appena fatto vedere. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into. Questo è il metodo che solitamente si usa nei cestini o nelle borse per fare il corpo borsa, diciamo, quindi per salire. E adesso vi farò vedere invece l'altro metodo, che è un pochino più complesso, ma secondo me è più bello, che vi permetterà di eseguire questa specie di bordatura, quindi lavorando in costa retro, e quindi la borsa avrà un bel distacco tra la base e il corpo e sarà meno tondeggiante alla base. A me piace personalmente di più. Per fare questo devo chiudere il giro, quindi taglio il filo, tiro e faccio sempre una chiusura invisibile, quindi entro in questa asolina, mi prendo il filo, rientro in questo punto qui al centro, entro da davanti e mi prendo il filo e ho creato questo punto che riproduce un po' la trama degli altri punti e quindi la chiusura è invisibile. Una volta finito il nostro giro della base, nascondo la codina che mi rimane dentro il lavoro, la porto prima sul retro, prendendola da qui, me la porto sul retro e poi la nascondo un po' negli altri punti. Per
continuare il lavoro posso tranquillamente prendere un uncinetto più grande che mi sarà molto più comodo. Questa codina la potete anche tagliare così non vi dà fastidio. E andiamo a vedere come eseguire quella bordatura. Non devo entrare in questo punto centrato come farei di solito per fare un normale punto centrato, ma dato che il risultato che voglio ottenere appunto è questo bordino, devo entrare nella costa retro, sempre con un punto centrato però. Quindi non entro da davanti, ma entro da qua sopra, scavalcando la prima asolina e lasciandola fuori, e entro sempre al centro, quindi facendo attenzione di essere entrati proprio al centro. Vi faccio rivedere. Scavalco la prima asolina, entro al centro del nostro punto. Prendo ovviamente il nuovo filo, lo carico e esco da quel punto e faccio un punto basso. Tenendo la codina dietro sempre per nasconderla, quindi vado avanti ripetendo la stessa cosa, quindi non entro qui al centro come farei di solito, ma entro da sopra, scavalcando la prima asolina, entro sempre al centro, carico il filo, lo porto fuori e faccio una maglia bassa. Entro di nuovo qui al centro, prendo il filo, maglia bassa. Quindi andrò avanti adesso per tutto questo giro a fare queste maglie centrate in costa retro senza fare ovviamente nessun aumento. Una volta che ho finito tutto il giro, quindi procedo appunto a fare la nostra chiusura invisibile che vi ho fatto vedere come primo metodo. Quindi allungo un po' questa asolina, la lascio. Adesso dovrò però entrare in questo punto centrato, quindi non nel primo ma nel secondo al centro. Prendo l'asolina, la porto fuori sempre da quel punto e tenendo ferma con il dito entro adesso al centro di questo punto, quindi il mio punto dove andrò a fare la chiusura. Entro nell'asolina che avevo tenuta ferma e tiro il filo e lo porto fuori. Così, in questo modo, ho fatto il mio primo punto del secondo giro. Quindi adesso andrò avanti a fare dei semplici punti centrati per ricreare, diciamo, il corpo della borsa. Ovviamente non facendo aumenti, piano piano vedrete che la borsa inizierà a salire, non importa se i primi 3-4 giri vi sembreranno piatti, in realtà è la borsa che prende la sua naturale forma e inizia a salire, anche se non vi sembrerà dopo un po' di giri, verso 6-7 giri la vedrete che prenderà proprio la sua forma. Ovviamente qui non lavorando a spirale, che a me non piace moltissimo perché non è preciso, dovrete fare questa chiusura a ogni giro. Se avete dubbi andate a rivederla. Senza lavorare a spirale, quindi chiudendo a ogni giro, verrà un bel risultato tutto preciso e non si vedrà nemmeno dove siete andati a chiudere.
Il nostro tutorial è finito, abbiamo visto insieme come rivestire la base di una borsa e come fare i giusti aumenti. Se volete vedere tutto il tutorial della borsa finita, fatemelo sapere nei commenti. Vi lascio qualche foto e intanto vi ringrazio per aver guardato. Ciao!